C'è chi parla di tombe spostate senza permesso. C'è chi dice che furono sepolti lì dei bambini morti, in circostanze misteriose, mai registrati ufficialmente. E c'è chi giura di aver sentito le urla. Urla nella notte. Urla che non appartengono ai vivi, ma sono solo leggende, vero? O c'è una verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di raccontare? Hai mai provato la sensazione che un luogo non voglia essere ricordato? Hai mai sentito la certezza che sotto ai tuoi piedi ci sia qualcosa che non dovrebbe esserci? Un posto dove il tempo si è fermato e l'aria è densa, come se qualcuno o qualcosa stesse ancora lì a guardarti. Era un'estate torrida e in paese si cominciarono a notare cose strane, croci rovesciate, fiori appassiti in un giorno e una notte una tomba dissotterrata, ma dentro non c'era nulla, né una bara, né un corpo, soltanto segni sul legno, come graffi. È possibile che qualcuno sia stato sepolto ancora vivo, o qualcuno abbia voluto nascondere un cadavere altrove. Un cimitero, dove nessuno porta più fiori. Un cimitero dismesso, chiuso con un muro. Non per proteggere i vivi, ma per contenere i morti. Si dice che i cimiteri siano luoghi di pace, ma questo non lo è mai stato. Qui il silenzio non consola, trattiene. Lo chiamano luogo di riposo eterno, ma qui nessuno ha mai dormito davvero. Come se sotto la terra qualcosa non avesse mai davvero smesso di muoversi. Solo il vento tra le lapidi sussurra nomi che nessuno osa pronunciare. A pochi chilometri da un paese che nessuno ricorda più, c'è un cimitero abbandonato. Le erbacce hanno inghiottito le lapidi, i nomi sono sbiaditi. Ma non è questo il dettaglio più inquietante. La vera domanda è: perché nessuno osa più avvicinarsi a quel camposanto? Non compare sulle mappe, nessun cartello lo segnala, ma chi vive nei dintorni sa bene che esiste e sa anche che quel luogo è maledetto. Vicenza, una città elegante, culla del Palladio, ma sotto la sua superficie respira un'altra storia. Tra i suoi vicoli antichi si nasconde una leggenda. Si chiama Camposanto di Santa Lucia, o almeno così veniva chiamato quando era ancora frequentato. Il cimitero di Santa Lucia fu usato fino al 1817 come il cimitero comunale. Poi, all'improvviso, fu chiuso. Nessuna spiegazione, nessuna cerimonia, solo un decreto firmato in fretta. Perché? Cosa è accaduto lì dentro? Qualcosa cambiò. Calò il silenzio, ma non la pace. Tra il 1830 e il 1833, quel luogo venne riconvertito. Non ampliato, non rinnovato, trasformato. Fu costruito un muro vero, alto, di pietra ruvida, una linea di pietra che non divideva solo la terra, ma anche l'anima dei morti. Diventò il posto dove mettere ciò che la città non voleva vedere. Da un lato, i degni di salvezza, dall'altro, i dimenticati, gli indesiderati, gli ebrei, i non cattolici, i soldati stranieri, gli esclusi dalla grazia, corpi messi da parte come oggetti impuri. Non c'erano cerimonie, nessuna benedizione, solo fosse scavate senza cura, sepolti in fretta, dimenticati per sempre. E soprattutto, i bambini senza nome, i neonati morti senza battesimo, corpicini avvolti in teli bianchi, sepolti senza nome, senza rito, senza salvezza. Quelli che, secondo la Chiesa, non potevano entrare in paradiso, né essere accolti tra i defunti benedetti. Erano solo bambini, troppo piccoli per parlare, troppo brevi per vivere. Eppure, per la Chiesa, non erano degni, perché non avevano ricevuto il sacramento, nessun battesimo, nessuna salvezza, nessuna preghiera. Per loro non c'era posto tra i giusti. E allora lo separarono, e così furono sepolti lontano dagli altri, nel freddo, nel silenzio. Un muro che condannava all'oblio tutti quelli che la religione aveva rifiutato. Ma quel muro non era solo architettura, era un confine spirituale, un atto di condanna, un modo per dire: qui Dio non guarda. E allora viene da chiedersi: ma davvero il muro serviva solo a questo? Quel muro fu davvero costruito per separare, o forse per nascondere, per tenere dentro qualcosa che non doveva uscire, per sigillare ciò che non doveva essere visto, né sentito, perché col tempo quel lato dimenticato ha iniziato a respirare da solo, a sussurrare, a mostrarsi solo a chi resta in silenzio abbastanza a lungo. E ogni notte, tra quelle pietre fredde, qualcosa continuava a chiedere di essere visto. È una verità che nessuno ha mai raccontato, perché non era scritta nei libri, perché non conveniva ricordarla, perché faceva paura, eppure è sempre stata lì, coperta di muschio, graffiata dal tempo, ignorata da tutti. Il muro che non doveva esistere. Nessuna lapide lo nomina, nessun sacerdote lo benedisse, eppure fu eretto con cura, con fretta, con silenzio, divise i vivi dai morti, ma soprattutto
divise i morti dagli altri morti. Ma nessun muro dura in eterno, né quello di pietra, né quello dell'oblio. E adesso quel confine antico comincia a sgretolarsi, e con esso riaffiorano le voci, le presenze e i segreti che nessuno avrebbe mai dovuto riesumare. Cosa nasconde davvero il cimitero di Santa Lucia? Ma chi decideva chi meritava il riposo eterno? E chi no? E perché ancora oggi alcuni giurano di sentire pianti di bambini nella notte? Non è leggenda, non è folklore, è tutto scritto negli archivi e in quelle tombe dimenticate. Don Marzio, parroco anziano, ci dissero di dividere il terreno, ma non fu per volere di Dio, fu per paura. Paura di cosa, ci chiedi? Nemmeno noi lo sapevamo. Ci dicevano che andava fatto e che non andava mai più toccato. Il muro fu costruito in silenzio, senza benedizione, e nessuno osava seppellire vicino alla pietra centrale, dove si diceva il terreno era sempre freddo, anche sotto il sole. Nonna Adriana lo raccontava sempre allo stesso modo, con gli occhi fissi nel vuoto, come se stesse ancora lì. Da piccoli ci spingevamo a giocare vicino al campo, quello oltre il muro. Era un posto strano, ma ci attirava. Ridevamo, correvamo, ci sfidavamo a chi arrivava più vicino. Ma quando il sole cominciava a calare, tutto cambiava. Si sentiva un lamento, debole, lungo, come un pianto. Non era vento, lo giuro su Dio, non era vento. Lucio, ex becchino, raccontava con gli occhi bassi, quasi a non voler ricordare. C'erano tombe che nessuno aveva mai registrato, croci senza nomi, piantate nella terra come fossero cresciute da sole. Un giorno ne contai 13, la notte dopo erano 16, e nessuno aveva scavato. I racconti si accumulano, i registri scompaiono, poi cominciarono le morti. Il sagrestano, il custode del cimitero, trovato impiccato. La maestra del villaggio, annegata nel pozzo, con una lettera mai decifrata. 3 ragazzini scomparsi, mai più tornati. Eppure, la polizia archiviò tutto come casualità. Ma chi viveva lì sapeva che la verità era un'altra. Una verità sepolta, proprio lì, tra quelle lapidi rotte. Un prete giovane, arrivato per ricatalogare i resti, scompare misteriosamente. Nessuna denuncia, solo un prete in meno. Non fu l'unico. Un giornalista locale, Mario Fabbri, provò a scavare più a fondo, raccolse testimonianze, trovò documenti nascosti e forse era vicino a scoprire qualcosa di grosso. Poi, improvvisamente, scomparve anche lui. Una coincidenza? O qualcuno lo ha fatto sparire? Nel 1996, uno studente universitario trova un libro liturgico in un archivio umido del comune. Tra le preghiere c'erano pagine cucite a mano, scritte in latino arcaico. Non parlavano di Dio, parlavano di un rituale, l'atto del silenzio rosso. Una cerimonia per soffocare il lamento dei bambini non nati. Lo studente, nel suo diario, ha scritto: chi prega in quel luogo non invoca la luce, invoca il silenzio eterno. E qualcosa risponde. 3 mesi dopo, lo studente sparisce. Trovano solo il diario, bagnato, nel campo di Santa Lucia. Un ricercatore locale, nel 2007, tentò di recuperare l'elenco ufficiale dei sepolti tra il 1830 e il 1850, ma scoprì che alcuni registri sono spariti dagli archivi ecclesiastici. Non smarriti, eliminati. Perché? Chi voleva cancellare le tracce di quelle sepolture? Si ipotizza che durante l'Unità d'Italia fossero sepolti lì prigionieri politici o persone eliminate per motivi religiosi o morali, mescolate ai corpi dei bambini senza battesimo. Un luogo usato per nascondere, non per onorare. Una croce, ancora oggi presente nella sezione maledetta del campo, reca un nome inciso con il coltello: Lucilla. Nessuna data, nessun cognome. Una leggenda dice che fu la prima bambina seppellita dietro il muro, non battezzata, morta durante il parto e mai pianta da nessuno. Una vecchia suora, con la voce tremante, diceva sempre così: Lucilla appare nei sogni delle madri, non piange, non urla, chiede soltanto un nome, chiede di essere riconosciuta, ma chi lo fa non si sveglia più. Ho parlato con l'ultima persona che ha messo piede lì dentro, una donna di 83 anni che non vuole essere nominata. Mi ha detto: ho visto una bambina scalza che correva tra le tombe, aveva gli occhi neri, ma non aveva volto. Ha giurato di non essere mai più tornata e mi ha pregato di non andarci. Quel luogo non dimentica, mi ha detto, e non perdona. Oggi del camposanto di Santa Lucia resta poco, nascosto tra le colline, alcuni resti murari, una croce spezzata, un sentiero battuto solo dal tempo. Nessuno lo cura, nessuno lo visita. Eppure, ogni tanto, qualcuno giura di vedere delle luci accendersi tra gli alberi, luci fioche, come candele. E il vento porta via un nome, sempre lo stesso: Lucilla. Il camposanto di Santa Lucia è ancora lì, abbandonato, ma non vuoto. Il cimitero non è accessibile, il terreno è chiuso da una recinzione logora. Ma ogni tanto, chi ci passa vicino nota qualcosa: un lumino acceso, una ninna nanna sussurrata nel vento, un'ombra inginocchiata tra le tombe invisibili.
Può un luogo mantenere memoria del dolore? Può la terra restituire l'eco di ciò che non è mai stato raccontato? Ci piace pensare che la morte porti pace. Ma cosa accade quando moriamo dimenticati, non accettati, nascosti? Forse la vera maledizione è il silenzio. E se non fosse solo leggenda? E se un muro costruito per separare avesse solo imprigionato qualcosa che adesso non accetta più il silenzio? Non si può seppellire il dolore, non si può dividere il mondo tra degni e dimenticati, senza che prima o poi qualcuno bussi da sotto la terra. Alcune verità non vogliono essere scoperte, e quando lo fai, iniziano a cercarti. Dicono che certi luoghi non muoiono mai, che custodiscono segreti più pesanti della pietra, e che la terra, se calpestata troppe volte, si ribella. E tu avresti il coraggio di entrarci, da solo, a notte fonda? Le anime dimenticate non chiedono vendetta, chiedono solo di essere ricordate. Iscriviti per altre storie dimenticate, oscure, vere, perché la storia non è fatta solo di ciò che si dice, ma anche di ciò che si seppellisce, perché la paura è reale.